montare gli assi ovviamente è necessario montare i motori e quindi montare il supporto dei motori. Come vedete io in passato già li ho montati, infatti c'è il segno delle viti, e questi invece sono i due passaggi per i tubi dello scarico, anzi del carico acqua per il raffreddamento dei motori stessi. Il supporto ancora non l'ho incollato perché vorrei, prima di assemblare tutto, ripassare la resina nella parte interna dello scafo, quindi adesso monterò solamente i motori e credo che penso che rimarranno al loro posto senza problemi. Questi sono i due motori con già montato il cavo di alimentazione. Come potete notare uno maschio e uno femmina perché c'è il motore destro e il motore sinistro, infatti li ho segnati destro e sinistro. E questa è la serpentina per il raffreddamento, l'ho messa volutamente verso la parte anteriore del motore perché ci sono le prese d'aria. I due cavi di alimentazione sono lunghi abbastanza per arrivare circa al di qua della struttura dei sedili posteriori. I motori sono semplicemente avvitati e questa è una vite con testa esagono incassato e dovrebbe essere M3 e l'esagono è 2,5 mm. Allora, è chiaro come sia importante fare tutte le prove del caso, perché come è possibile vedere ho montato l'albero porta elica, l'asse elica e il tubettino di passaggio e chiaramente non è allineato, quindi dovrò lavorare sul passaggio del tubettino per far sì che questo si allinei. Oltre a non essere allineato, l'albero non è neanche appoggiato per bene, quindi dovrò fare delle modifiche. Per quanto riguarda invece l'asse destro, l'allineamento c'è ma l'altezza no, quindi andrà tutto più rialzato. Prima di proseguire col lavoro sugli assi conviene preparare il passaggio presa d'acqua e timone, così poi alla fine sarà tutto pronto per per trovare l'allineamento migliore. La presa d'acqua è da 3 mentre l'asse del timone è da 4, quindi farò foro da 4, foro da 4, foro da 3 e foro da 3. Allora, invece di fare un foro da 4 ho fatto un foro da 4 e 2, quindi questo adesso va giù bene. Adesso foro da 3. Ecco, montate in maniera provvisoria elica, asse elica e presa d'acqua e più o meno il tutto verrà così. Allora, dato che l'asse portaelica e il tubetto di passaggio sono circolari, allora conviene usare una lima circolare. Limare questo lato del passaggio finché non riuscirò ad allineare i due assi. Allineare in senso longitudinale. Allora, mi sono accorto che il cestello portamotori non era perfettamente adagiato sull'ordinata, quindi ho messo due pinze. Adesso sembra tutto molto più allineato. Mettiamo giunto cardanico, vediamo qual è la situazione. L'albero montato e l'allineamento con i due fori è abbastanza allineato, dovrà andare un po' più verso destra, quindi sinistra dello scafo, però diciamo che più o meno è posizionato. È inevitabile che il passaggio attraverso lo scafo sia in qualche modo un po' largo, ma purtroppo non c'è altro modo di farlo e poi è necessario che poi diventi stagno per ovvi motivi. Gli alberi sono abbastanza in asse, quindi direi che si può smontare e successivamente incollerò. Ora ho montato l'albero e
con, diciamo, il tubetto passante e ho preso un po' di misure, più o meno ho visto che è dritto, e quindi adesso faccio vedere l'altro albero. Quindi albero asse elica con elica, la sua custodia, quindi questa è la parte che va attaccata al motore tramite il giunto cardanico. All'esterno infilo il tubettino passante, il tubetto passante che ovviamente poi va infilato nel passaggio attraverso lo scafo, l'asse e l'elica nella loro interezza, in questo caso un'elica bipala da 31 mm e questa è la presa d'acqua. L'ho segnato e quindi adesso lo estraggo e posizionerò questo tubetto sull'altro albero elica con le stesse distanze. Bene, ho smontato l'albero, adesso cercherò di metterlo esattamente come sta l'altro. Allora, lo blocco dalla parte superiore. Allora, adesso come fare per far sì che la misura sia la stessa? Metto un nastro qui, misuro questa distanza, quindi segno 3,5 qui, vi controllo, altro pezzettino di nastro, lo metto esattamente qui. Adesso rimuovo il nastro inferiore e quindi questo mi dà la misura esatta di questa distanza. Senza forzare, adesso io ho una battuta e quindi posso fermare tutto con un altro pezzo di nastro.